Aggiornamento: mi sono alzata stamattina e ho scritto un'oretta prima di andare in palestra. Ho scritto 320 parole, continuavo a distrarmi, a toccarmi i capelli, a andare sui social network, un disastro insomma. Sono comunque contenta di essere riuscita ad andare un po' avanti. Penso che quello che mi stia bloccando adesso è tutto il disastro che c'è prima. Come ho detto, ho cambiato la trama 7500 volte e le scene non sono ovviamente aggiornate con le mie nuove decisioni perché non posso editarle durante il NaNoWriMo, e questo sta veramente rendendo difficile andare avanti perché non mi permette di fare bene il punto della situazione. Sono indietro di 7000 parole, potrebbe andare peggio, ma vuol dire che devo scrivere più di 3400 parole al giorno per riuscire ad arrivare alle 50.000, cosa che ovviamente non succederà. In ogni caso, mai dire mai, ma magari avverrà qualche miracolo. Aggiornamento: ieri sera ho scritto in totale 1500 parole, un 600-570 nella storia. Sono tornata indietro l'altro giorno, ho scritto scena per scena dividendola per atti su dei fogli. Ho scritto tipo 8 facciate di fogli con lo scopo di capire quali scene avessero bisogno di essere riscritte e su dove avessi bisogno di lavorare per poter andare avanti. Dopo aver fatto questo ho identificato una scena all'inizio del secondo atto, quindi sono tornata indietro e la sto scrivendo e sta andando abbastanza spedita. Il resto delle parole sono state nella tesi e mi hanno aiutato a alzare un pochino, diciamo, il numero di parole. Ho fatto il conto l'altro giorno e dovrei scrivere 3000 parole al giorno per vincere il NaNoWriMo. Ovviamente anche con la tesi questo non succederà perché non ho il tempo materiale o la forza di scrivere così tanto, però spero di poter arrivare alle 40, magari 35.000. Sarebbe già una grandissima soddisfazione, anche se poi la storia in realtà sono meno. Comunque ho già identificato diverse scene che dovrò cancellare, soprattutto nel secondo atto, e sicuramente la storia risulterà molto più corta una volta che avrò finito. In ogni caso, il programma per oggi è editare il vlog della seconda e terza settimana di Nano. Come avete sicuramente notato, sono rimasta abbastanza indietro con l'editing dei video. Ho sempre vloggato, però non ho avuto tempo di metterli insieme, ci ho messo un pochino più tempo, di conseguenza ho unito le 2 settimane e il video sarà online ora che vedrete quest'ultima settimana, quindi andate a guardarlo. Oggi pomeriggio poi lezione fino alle 3-4 e poi ho intenzione di lavorare alla tesi, quindi avrò parole da contare. Mi piacerebbe continuare a scrivere anche la storia, ma vedremo come sta andando con la tesi. Incrociamo le dita. Vi parlo dalla mia nuova telecamera per dirvi che ho scritto 300 parole stamattina, continuando la scena che avevo appunto iniziato ieri. Sta fluendo abbastanza bene e mi sta aiutando a definire diversi dettagli. Tra poco avrò lezione e poi dovrò lavorare alla tesi, ma stasera penso di poter andare avanti a scrivere. In ogni caso le parole della tesi verranno appunto contate nel NaNoWriMo. Sono appena tornata da lezione, ho finito per scrivere un pochino nel bel mezzo perché tanto comunque a quanto pare non riuscivo a concentrarmi, di conseguenza mi sono arresa scolasticamente parlando e mi sono concentrata sullo scrivere un pochino, tanto comunque se devo distrarmi almeno faccio qualcosa di produttivo. Ora sono tornata a casa, mi sono fatta una tazza di tè e sto finendo di editare il vlog delle settimane scorse
e dovrei riuscire a caricarlo stasera. Sto finendo di fare i sottotitoli in inglese, la parte più lunga di tutto il processo. Una volta finito devo lavorare un po' per l'università e se riesco poi prima o dopo cena scrivere la scena. Vorrei finirla perché penso che sia il caso di portarmi avanti, ma vorrei anche plottare perché ho 2 live writing in programma sabato e domenica di 2 ore ciascuno, quindi devo avere materiale da scrivere, quindi stavo pensando di prendermi questa sera e magari domani mattina per plottare e poi fare la scrittura vera e propria durante il live writing. Vedrò come sono messa stasera, speriamo bene. Ho finito di editare il video ed è online, i miei occhi mi stanno uccidendo, quindi ho deciso di prendermi una pausa. Non lavorerò alla tesi stasera perché la sola idea fa venire mal di testa, quindi ci lavorerò domani mattina prima del live e probabilmente anche dopo. Vedrò un po' come sono messa con altre cose dell'università che devo fare. Ho ancora intenzione di scrivere dopo cena la storia, spero. Ai miei occhi non sta piacendo quanto tempo sto passando davanti al computer, quindi ma vedremo dopo cena e aver fatto una pausa come andrà. Buongiorno e buon 28° giorno del NaNoWriMo. Siamo proprio agli sgoccioli e io mi sono appena alzata, un po' più tardi di quanto avessi programmato, ma ho avuto problemi di insonnia negli ultimi giorni, quindi ho deciso di darmi una mattinata per dormire un po' di più. Adesso lavorerò un po' alla tesi, poi alle 2 orario del Regno Unito, 3 orario italiane, avrò una live write-in che andrà avanti per un paio d'ore. Scriveremo insieme e cercheremo di fare delle sprint finali in questo weekend prima della fine del NaNoWriMo. Io ovviamente non riuscirò a vincere, ma spero di riuscire ad andare un pochino avanti durante questo weekend con la storia, adesso che ho più o meno identificato i passaggi che hanno bisogno di essere cambiati. Pronti? Via! Buongiorno a tutti, come sempre fatemi sapere se riuscite a sentirmi. Abbiamo appena iniziato il live e stiamo facendo la nostra prima sprint di 30 minuti e sono molto di buon umore e molto positiva. Devo finire quella scena che ho iniziato ieri e poi dopo o plotterò o continuerò, vedrò un po' come andrà. La prima sprint è stata molto produttiva, ho scritto un 260 parole e sono ancora un pochino bloccata perché questa scena ha un contenuto un po' diciamo tecnico. La mia protagonista deve convincere qualcuno a fare qualcosa e la sua argomentazione deve essere abbastanza precisa e tecnica e io non ho ancora fatto abbastanza ricerche per poterla scrivere accuratamente, quindi sto facendo tutto diciamo un po' così in versione le idee che mi vengono, ecco. In ogni caso abbiamo appena iniziato la nostra seconda sprint di 30 minuti, quindi torno a scrivere. Abbiamo fatto un'altra sprint da 30 minuti e io mi sono messa a plottare le scene successive. Ho finito quella precedente e devo adesso decidere se voglio includere gli avvenimenti successivi on screen o off screen, cioè se fare un salto temporale e scrivere soltanto che sono accaduti o se fare delle scene in cui accadono. Sono degli avvenimenti importanti ma non necessitano di essere on screen, però mi piacerebbe perché offrirebbero opportunità di mostrare certi aspetti della vita lavorativa della protagonista che mi interessano, quindi adesso farò un elenco di quali aspetti, quali scene, che cosa posso trattare nelle varie scene, che cosa posso mostrare per decidere se ne valga o meno la pena. Questa sarà la nostra ultima sprint da 30 minuti e dopo aver chiacchierato finiremo questo live e ci ritroveremo domani, quindi è la mia ultima occasione per decidere cosa fare oggi, perché poi penso di dover dedicare il resto della giornata all'università visto che non ho fatto molto oggi.
Abbiamo finito il live, ci siamo divertiti un sacco e personalmente sono stata molto produttiva. Ho finito per decidere di descrivere gli avvenimenti di cui stavo parlando, metà on screen, metà off screen, in un paio di scene, per introdurre poi la trama vera e propria. Diciamo che fanno parte un po' di una situazione di stallo e introducono al problema vero e proprio della storia, quindi sono necessari, ma non voglio soffermarmi troppo su di essi. Adesso devo fare diverse cose per l'università. A numero di parole aggiungerò con la tesi, ma non penso di arrivare assolutamente al daily goal, ormai è stato dimenticato, ma mai dire mai, magari riuscirò a scrivere qualcosina della storia più sul tardi, vedremo. Se così non è, noi ci vediamo domani mattina. La giornata è stata così lunga che mi sono completamente dimenticata di aggiornarvi. Ho lavorato alla tesi questa mattina scrivendo 690 parole e ho fatto il mio ultimo live stream per il NaNoWriMo. È andato peggio di quello di ieri. Mi sono concentrata poco e sono in una parte con molta burocrazia, quindi sto procedendo coi piedi di piombo. Ma ho comunque scritto 325 parole, quindi niente male. Ho raggiunto credo le 37.000 parole. Ci sono stati un po' di problemi con il conteggio delle parole tra i due siti, il NaNoWriMo italiano e il NaNoWriMo quello ufficiale, perché penso di aver sbagliato a contare da qualche parte, quindi sono tra le 35 e le 37.000 parole, in ogni caso ben lontana dalle 50.000. Diciamo che ho comunque superato le 33.000 dell'anno scorso, quindi sono molto soddisfatta. Adesso devo lavorare di nuovo alla tesi e domani, come ultimo giorno, vedremo cosa riuscirò a fare. E siamo giunti alla fine. Oggi è il 1° dicembre, ieri purtroppo ero troppo impegnata, il weekend è stato il mio ultimo sforzo, ho scritto solo una trentina di parole giusto per evitare di arrivare all'ultimo giorno senza scrivere niente. Ovviamente non ho vinto il NaNoWriMo, sono arrivata a 35.000-37.000 parole, ho avuto un paio di disguidi con il conteggio, perché una volta che ho iniziato a contare la tesi, mentre la scrivevo per essere sicura di riuscire a farla in tempo, ovviamente mi sono persa delle parole per strada e ho avuto dei problemi ad aggiornare i due siti, quello italiano e quello generale del NaNoWriMo, quindi sono tra le 35.000 e 37.000 parole. In ogni caso non ho vinto, però ho superato le 33.000 dell'anno scorso e sono molto soddisfatta, soprattutto perché sono riuscita a concentrarmi su una storia sola. Sì, alla fine ho dovuto contare la roba dell'università, ma perché non avevo altra scelta se non scriverla. Se non avessi avuto niente avrei continuato con una storia e penso che sarei riuscita a portare l'intero progetto per il NaNoWriMo da solo. Come ho detto nei video precedenti, di solito ho bisogno di cambiare storia, il mio processo creativo richiede di avere questa possibilità di passare da una storia all'altra. In questo modo resto coinvolta e se non mi viene qualcosa in una storia posso sempre passare ad un'altra e così via, diciamo. Mi aiuta molto creativamente, però adesso so che nel momento in cui ne ho bisogno posso concentrarmi soltanto su una storia e ce la faccio, ecco. Quindi in linea generale sono molto soddisfatta, penso che la parte migliore sia solitamente stata la comunità. Il gruppo italiano del NaNoWriMo, soprattutto su Discord, fa un sacco di attività per questo evento ed è sicuramente la parte migliore. Chiacchierare, fare le war e le sfide di scrittura con tutti gli altri partecipanti è stata assolutamente la parte migliore e vorrei che si mantenesse un pochino di più durante anche i camp, anche se ovviamente posso capire che non tutti possono permettersi di fare una cosa del genere 3 volte l'anno. Quali sono i miei piani per dicembre? Riposarmi un po', voglio riprendere in mano i miei articoli su Medium perché non ne ho scritto nessuno, ho preso qualche appunto per uno mentre facevo il NaNoWriMo, ma non ho avuto proprio il tempo e la testa per mettermi giù a farlo. Per quanto riguarda quindi la scrittura creativa, mi prenderò sicuramente un paio di settimane di pausa, devo ben vedere come fare, come procedere e così via. Dopo queste settimane di pausa probabilmente inizierò durante le vacanze di Natale, anche se ho un esame a gennaio, inizierò a rivedere la storia del NaNoWriMo e a cancellare tutte quelle scene che non mi servono. Praticamente revisionerò tutto il primo atto cercando di tappare un po' i buchi, perché sennò altrimenti veramente io non ce la posso fare. Voglio continuare assolutamente la revisione di Slytherin Secrets perché vorrei postarla online a partire dall'anno nuovo, anche se probabilmente ci vorrà un pochino più di tempo. Spero che un mesetto
progetto un paio di mesi mi aiutino a finire la seconda stesura e a iniziare a postarla. Non posso promettere niente, però mi piacerebbe come obiettivo dell'anno nuovo, diciamo, finire completamente la revisione e la seconda stesura in modo da poterla poi mandare alla mia beta e condividerla poi online, così mi tolgo la storia di mezzo. Non fraintendetemi, amo le Dramioni, mi sono divertita un sacco a scrivere Slytherin Secrets, ma vorrei concentrarmi sui 3 progetti originali che ho in corso in diversi stadi e per farlo devo prima finire questa Dramione. Questo non vuol dire che smetterò di scrivere fanfiction, vuol dire soltanto che i miei progetti originali avranno la precedenza e non penso che scriverò fanfiction di più capitoli. Penso che mi limiterò a fare le one shot o le storie molto brevi quando mi viene ispirazione. In ogni caso spero che il NaNoWriMo sia andato bene anche a voi, che abbiate vinto o non abbiate vinto non importa, avete comunque fatto dei progressi. Anche solo una parola è un grandissimo progresso, soprattutto nel 2020 con una pandemia in corso e tutti i problemi psicologici e non che questo comporta. Volevo inoltre ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai live write-in, mi sono molto divertita e ho intenzione di continuare a farli per tutto l'anno. Non so se saranno esattamente ogni settimana, deciderò di volta in volta e avviserò sulle mie storie Instagram. Se non mi seguite metto qui il mio account e di solito metto dei sondaggi nelle mie storie in modo che chi vuole partecipare possa dirmi quale giorno e quale orario preferiscono, in modo che io possa rendermi conto di dove va la maggiore affluenza. In ogni caso, se non potete assistere live, trovate ovviamente i video dei live write-in sul canale. E con questo concludiamo il video. Di nuovo complimenti per chiunque abbia partecipato al NaNoWriMo, che abbia vinto o meno. Noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre buona scrittura!